Ok. No, non può. Come cazzo fai a resistere a sta tecnica, porca troia? Nel video di oggi, insieme al maestro di Brazilian Jiu-Jitsu, Claudi Bagliu, parleremo di strangolamenti. Cosa succede quando qualcuno ti prende al collo? Come puoi liberarti da una presa e quali sono le prese più efficaci? Vedremo le diverse tipologie di strangolamento, come si impostano e quali errori ti mettono in difficoltà. Si può uscire da queste prese? Cercheremo di scoprirlo in questo video. Claudi, fammi vedere come mettere sto spago bianco primo dan. Si chiama cintura. Sai che non ho mai capito come si mettono ste corde. Molto semplice. Parte a destra, va sotto, parte a sinistra, sopra. Yes, quindi chiudo. Quando prendi la cintura la prendi a metà, ok, più o meno stessa lunghezza. Ok. Dove c'è nello jiu-jitsu ci sono queste fasce per mettere i gradi, ok? Si parte mettendolo dalla destra, passi dietro. E arrivo qua. Vedi che qua? Allora, siccome io sono Minimalista. non minimalista, un po', diciamo, mi dà fastidio certe cose, questa distanza mi dà fastidio, quindi la devo sistemare. Sai che io ho le mie... Sei un perfettino, no? No, non perfettino, è che mi danno fastidio certe cose. Sei un perfettino. Si chiama essere perfettini. Essere perfettini, certo. Ecco, così Okay. è giusto. Poi di solito cosa si fa? Si fa una X, ok? Quando si fa la X, la parte sopra va ad avvolgere entrambe. Minchia, Claudio, mi è troppo complicato sta cosa. No, non è complicato, solo la prima volta che è complicato. Quindi Sei arrivato qua? Lo fai passare da sotto Esatto. e poi qua? E poi tiri. Se tu tiri così... No, così ce l'ho tipo sullo sterno. Infatti stavo per dirti, se tu lo tiri la prima volta, lo tiri tanto, dopo non respiri più. Ok, quindi Ok? vado un po' più giù. E in guarda. più la cintura non va legata sopra l'ombelico, Ok. se no mi va in giro con la Ce cintura qua. l'avevo sul plesso solare. E infatti, Quindi un po' esatto, la più metti un po' più sotto. Ok, così. E da qua prendo e posso fare il fiocchetto normale? No. Cioè, sì, ma mi dà fastidio, ok? Deve essere fatta bene. Cioè, vuol dire che era giusto, ma dava fastidio solo a te. Sì, perché hai fatto un attorcigliamento strano, quindi da qua la cintura cosa fa? Si piega in questo modo e la parte sopra si appoggia, ok? Quando qua hai fatto un'altra X, la cintura passa sotto solo una volta e continua a seguire il resto. E da qua si è chiusa la cintura. Questo è il modo più, diciamo, semplice che io ho provato. Ci sono altri che fanno tipo incroci strani, che per me è tipo super complicato. Questa è la maniera più Però semplice. così va bene, no? L'unica merda è che ogni volta che si lotta comincia ad aprirsi, ti si apre il kimono, ti si apre il... Ma è... le calze si tengono quando fate... Infatti stavo per dire, poi togliti le calze, anche Porca gli orecchini Ah, è vero, la cavolo. collana. Allora Claudi, comincerei questo video con un quesito che tante persone hanno cominciato a romperci le scatole sotto, con i commenti sotto il nostro primo video, ovvero: ragazzi, guardate che non si chiama kimono questo, si chiama gi. Il kimono è un abito tradizionale giapponese. E io ho spiegato loro, ho cercato di spiegare loro: ragazzi, momento. Stiamo parlando di un pubblico magari che nella maggior parte dei casi neanche sa cosa vuol dire Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ, Judo, Gi, no Gi, non sanno quelle terminologie. Se dici kimono a una persona per strada, lo so che è sbagliato, ma se dici kimono a una persona per strada, bene o male riesce a, quantomeno, a pensare ad un abito tradizionale, un vestimentario, no? Che arriva dal Giappone, che tipo un classico, un accappatoio, mettiamola così, perché Chiamalo come vuoi. alla fine non è altro che un accappatoio questo, tradizionale giapponese, che hanno, Chiamalo come vuoi. che hanno importato in Brasile, che costa meno la produzione là. Quindi è giusto dire kimono, è giusto dire gi, come lo bisogna chiamare, come lo bisogna... Allora, io ti dico la verità. Illuminami. No, non è che voglio illuminarti. Allora, Però dimmi la tua. ti dico la verità, io in 13 anni che faccio jiu-jitsu le ho chiamate in entrambi i modi, kimono, senza kimono, anche perché tante volte quando tu parli, siccome siamo in Italia parliamo in italiano, quando spieghi non è che dico prendo il gi, cioè nel senso il gi tante volte in alcune frasi non sta, ok, non sta bene, quindi si dice kimono, prendo il kimono. Come lo judo. Che esatto. in italiano sarebbe lo judo. Chi cazzo lo chiama lo judo? Porca miseria. Vabbè, comunque sia, ecco, io non vorrei sembrare quello che sa tutto, perché io Certo. sono uno che sta ancora imparando, quindi però vorrei tornare anche sul fatto, questo si chiama bavero in italiano, il bavero. Sì. Però come lo chiamiamo? La pelle lo chiamiamo in altro modo, cioè perché ci sono tanti modi, certo. però in italiano lo chiamiamo bavero. Quindi kimono, bavero, manica,
no, come lo chiamano sleeve, come si chiama nel mondo del jiu-jitsu, si usa tanto l'inglese. Ok. Una volta si usava di più il portoghese, perché giustamente jiu-jitsu brasiliano. Chiaro. Poi dopo quando sono Jiu-jitsu. poi quando il tuo portoghese non è proprio e poi dopo, quando ovviamente il jiu-jitsu si è trasferito tutto in America, dopo abbiamo iniziato a usare Terminologia americana. esatto, quindi come lo chiamiamo? Bavero o lapel o grip o come cacchio lo vuoi chiamare? Cioè, A me ha fatto ridere invece una risposta che hai dato ieri in un video che abbiamo girato, nel quale dicevi che si chiami kimono, si chiami gi. Secondo te io ci penso mentre mi stanno strangolando, mi stanno spaccando un braccio? Cioè, ha senso farsi ste seghe mentali? È più importante fare la minchia di disciplina, allenarsi, diventare bravi, diventare Esatto. forti. Se non sai la terminologia, sti cazzi, è pur sempre una disciplina da combattimento. Esatto. Se tu sai la terminologia ma non sai combattere, che sai la teoria ma non sai la pratica, dove cazzo vai con questi sport? Non è che fai un esame, agli esami di cintura non è che ci sono solo gli iscritti, no? no, non c'è, Hai capito? esatto. Non c'è teoria, non ce n'è teoria. No, diciamo che nella nostra squadra, quindi nell'Iron Jiu-Jitsu, quando ci sono i passaggi di grado, non c'è appunto l'esame che dici ok, mi devi far vedere questo, mi devi saper dire come si dice questo, come si dice quello. Ok. Diciamo che Però se tu sei quelle, ma non riesci a chiudere, sei cintura nera, non riesci a chiudere la cintura bianca, direi che esatto. c'è un problema, alla fine si basa tutto la sul teoria combattimento. tipo la teoria o la conoscenza della disciplina, secondo me è importante. Però ti dico, in uno sport da combattimento, per dirti pure io che lo pratico da 13 anni, non mi sono mai più di tanto, come posso dirti, impegnato Certo. a studiare da dove deriva il jiu-jitsu. Che magari ti interessa di più la Perché parte pratica. A me interessa la parte Come pratica, me, che è quello uguale. che tra l'altro è quello che mi porta a beneficio. A me non mi ha mai importato beneficio il fatto che il jiu-jitsu deriva dal jiu-jitsu tradizionale o dal judo, adesso le sto sparando a caso ovviamente, stiamo solamente parlando. E che però dopo i giapponesi sono andati in Brasile, che dopo la famiglia Gracie, eccetera, eccetera. Cioè, Una volta la che conoscenza, sei quella è cultura generale. esatto, la conoscenza generale. è un punto a favore a chi la sa. Però nella pratica a me non è mai servita. Chiaro. Nel senso, quando una persona viene a iscriversi da me e mi chiede informazioni riguardo al jiu-jitsu, io ne dico guarda che il jiu-jitsu deriva dal jiu-jitsu giapponese, Chiaro. eccetera, eccetera. Quello che dico alle persone, ok. Ragazzi, ecco, come uscire da uno strangolamento, forse è più importante Esatto. capire Per quello. dire, un mio allievo che adesso è diventato anche un mio carissimo amico, un bestione, cioè alto 2 metri, largo non so 4, e lui è venuto lì e mi ha detto guarda, voglio imparare a difendermi. Lo guardo, cioè ho detto ma tu Da chi ti devi difendere? io faccio ma scusami, ma tu devi imparare a difendere, ma sei sicuro? E lui fa sì, e io lì non è che sono andato a spiegargli cos'è il jiu-jitsu, gli faccio guarda, io non ti insegno l'autodifesa, e vorrei anche dire che questi video non sono per l'autodifesa, perché io non tratto l'autodifesa, non ho le competenze per trattarlo, perché faccio uno sport da combattimento, e quindi gli ho detto le stesse parole che sto dicendo adesso a te. Io posso insegnarti a come strangolare, come spezzare un braccio, come immobilizzare una persona a terra, come portarlo a terra. Questo te lo posso insegnare. Insegnare che passami il termine, perché io non insegno, io trasmetto quello che è diciamo la mia esperienza. Chiaro. Perché a me non piace dire, a volte Ti faccio vedere io. Esatto. A me non... Grazie ai miei consigli perderai 25 kg subito, nel giro di un mese. Guarda, e neanche... strangolerai pure gente come Mike Tyson senza problemi. No. Pesi 50 kg, vuoi mettere al tappeto uno di 120? Vieni da me. Vieni da Papa Claudi che ti insegno come fare. Vai da lui, non da me. No, vai da lui, non da me. Io non sono buono a fare niente. Non è vero. E quindi, cioè, quello che posso fare io è trasmettere quello che è, diciamo, la mia esperienza durante questi 13 anni di jiu-jitsu. Ecco, quello posso trasmetterti, però a insegnarti come difenderti non ne ho le competenze. Anche come dicevamo anche in un altro video, è che noi nel jiu-jitsu non teniamo conto anzi, tantissime cose che possono succedere per strada. Tipo i morsi, tipo cadere sull'asfalto, o aspettarsi uno che ti lancia una bottiglia in testa, o aspettarsi, non so, uno da dietro. Cioè, noi ci alleniamo per combattere, per, diciamo, affinare le tecniche del jiu-jitsu e andare a combattere in una gara. Quello è quello che facciamo. La maggior parte delle palestre, diciamo, in Italia, secondo me, sono più
cioè studiano di più la parte sportiva. Ci sono quelle che trattano anche la parte dell'autodifesa attraverso il jiu-jitsu, però secondo me sono in poche, perché diciamo è proprio è una tematica che devi saperla, cioè non puoi sparare le cose a caso, cioè non puoi... Perché prendi responsabilità in uno. Esatto, non puoi tu dare non puoi dare tu nozioni a una persona non so, in 2 lezioni come difenderti da un pugno, e poi magari capita per strada, ah sì, mi ha detto così, però non avendo mai combattuto, non avendo mai subito uno strangolamento, un pugno in non faccia, sai la tensione psicologica. queste cose non le sai. Vero. Nel jiu-jitsu queste cose le impari, cioè nel senso ti abitui a stare sotto stress, uno che ti vuole schiacciare, uno ti vuole strangolare. Proprio ieri tornando al discorso del si chiama kimono o no kimono, ormai mi è entrato totalmente qua, perché è una cosa che non avevo mai pensato che avrebbe creato uno scandalo. Esatto, mediatico. te lo giuro, ieri proprio il mio allievo mi stava strangolando, ok, proprio veramente mi stava strangolando, e io nella mia testa ero lì a pensare, ma si chiama kimono o senza kimono? Cioè ero lì a pensare a quanto sarebbe stato utile saperlo, e a te capita perché sei un perfettino, Claudio, per quello che ti capita sta roba qua. Dici? Ma sti cazzi, tutte queste pippe mentali, sti cazzi. No, chi se ne frega. Sì, per quello andiamo al sicuramente. succo del video di oggi. Il video di oggi sarà un video brutale, crudele. Sì. E ci sarò io, Erwin, il CEO degli sport da combattimento delle arti marziali in Italia, insieme al maestro Claudi Bagliu, cintura nera secondo dan di Brasile Jiu-Jitsu. Io non sono un maestro. Come no? Sei secondo dan comunque, cintura nera secondo dan. Ma non ce l'ho oggi, la prima tacchetta. Ah, non ce l'hai? Solo perché primo grado sono cintura nera primo grado, ma non sono maestro, ok? Come ho detto prima. Perché come si diventa maestri, scusami? Allora, si può diventare maestri, adesso non stiamo qua a parlare di tecnicismo, come si va a diventare maestri, però non mi ritengo un maestro, perché un maestro è uno che ti guida, ti illumina, eccetera. A me piace... Non un maestro di vita magari, ma un maestro della disciplina, porca miseria, cintura nera. Chiamami un... Claudio, ma non è importante sta cosa nel video, tu mi devi strozzare, dobbiamo fare le visualizzazioni. Qua adesso bisogna strangolare, bisogna spaccarmi le braccia, più cose mi rompi. Sono un divulgatore. Più cose mi rompi, più facciamo visualizzazioni. Se no il video non se lo caga nessuno, perché come rompeva i coglioni qualcuno. Ma si chiama... Io facevo gli shorts, facevo i video, quelli ritagliati, scrivendo ho lottato con un maestro di lotta. Ah, ma quella non è lotta. Quello è Brasile BJJ, non è lotta. Sti cazzi, chi se ne frega, cosa si fa? Si lotta qua? Si lotta o no? Ci sono i pugni, cioè, si chiama striking o lotta? Non si chiama lotta. Si chiama lotta, giusto? Quindi lotta. È una disciplina lottatoria. Brazilian Jiu-Jitsu è lotta, ragazzi. Che poi ci siano i tecnicismi, no, perché c'è la lotta olimpica per spiegare quello. Chi se ne fotte? Lo sapete? Poi 4 gatti e altri 4 gatti che ci avete in palestra. Noi dobbiamo arrivare al grande pubblico qua. Quindi oggi voglio vedere un po' di tecniche crudeli. Ok. Devastanti. Posso dire una cosa prima? Puoi dirla, mentre mi strozzi? Sì. Dilla. No, è che a me piace tanto quando le persone si incazzano per così poco. Come tu ti sei alterato solo quando io ti ho detto non sono un maestro, sei subito partito. No, stai calmo, stai tranquillo. Il focus deve essere... come dicono i ragazzi, stai chilli. Chilli. Nel mio intimo c'è chilli. Nel mio... Non lo so, ragazzi, io non so cosa c'è nel suo intimo. Nel mio intimo c'è chilli. Ricordi la pubblicità quella Sì, ma chissà se c'è ancora. Non lo so, non è pubblicità, non stiamo prendendo soldi da Cilli, ragazzi, non stiamo prendendo soldi da nessuno, quindi... Esatto. Però oggi volevo vedere un po' di tecniche micidiali. Allora, abbiamo trattato qualche tecnica l'altra volta. Mm-hmm. Quali sono quelle più pericolose, tra virgolette, dove non ti ci devi mai trovare? Una è la Mataleao, che non puoi scappare, giusto? Mm-hmm. Cioè io ti parlo da ignorante. Ok. La Mataleao so che arrivi là... Allora, diciamo che qualsiasi tecnica del jiu-jitsu, quando è già a termine, è difficile uscirne, ok? Quindi qualsiasi cosa, perché, come dicevo l'altra volta, andiamo a lavorare su strangolamento e leva articolari. Qualsiasi leva articolare, quando io arrivo, diciamo, quasi a chiuderla del tutto,
se resisti spacchi ti qualcosa, spacchi, sì, qualcosa ti sì. spacchi, perché non tiriamo le cose per caso, ok? Tiriamo o per spaccarti una spalla, un gomito, un polso, le ginocchia, o farti fare la spaccata, una tecnica che a me piace tanto, che è il banana split, magari dopo te la faccio provare. Banana split si chiama? Sì. Spettacolo. Esatto, dopo mi dirai se è veramente uno spettacolo per te. Ok, quindi dimmi quelle più, cioè tra virgolette, i nomi tecnici così capiamo anche Allora, un attimo di che si sta parlando. Una che è veramente, dal mio punto di vista, micidiale è l'Ezechiel, che si può partire dalla posizione di monta. Vuoi Ok, provare? vai. Vamonos. Vamonos. Posizione di mettiamo- monta, devo mettermi così Ci io? mettiamo in questa posizione. Ok. Posizione di monta, non stiamo qua a vedere come arrivare nella posizione di monta, perché puoi arrivare in tantissimi Ok, modi. intanto fammela vedere poi vediamo Esatto. com'è. Posizione di monta qual è? Io sono sopra di te. Ok. Ok? E adesso giriamo leggermente verso di qua. Sì. Cosa vado a fare? Vado a strangolarti usando il mio bavero e scusami. ho La manica, sbagliato. la manica. mia manica, ok, vado a usare la mia manica, ok, da questa posizione. Cosa vado a fare? Prendo la mia manica con le mie mani, ok, passo sopra e da qua inizio a tirare. Ok. Inghia. Questa Cioè tu vai di palmo proprio con sta parte qua non col palmo, Sì, no, con questa con la parte qua. delle dita. Esatto, entro, non neanche con le dita, perché se fai con le dita si piegano e non riesci a generare Ok. pressione. Se invece vai La con nocca. questa parte qua, ok. in questo modo, Ok. riesci a strangolare, riesci a generare tanta pressione e l'effetto è Vediamo quello un che è. attimino se riesco a resistere. Vuoi resistere? Entro, facciamo piano, passo. Ok. Ma Il perché, collo. perché tu vuoi farti male? Per vedere un attimino se funziona veramente oppure no. Ok. Porca. Come vedi è difficile uscirne quando... Ok, riprenditi. Ma perché faccio queste idee di merda, ragazzi? Ok, si sente parecchio, Claudio. Ecco. Sente... oh. Come vedi è difficile uscirne quando ormai la tecnica è già a termine. Ok, e se cerco di... ok, mettiamo ipotesi che io cerco però di non farmi mettere la cosa... Cioè io Ok, so che tu sei in Ezechiel. monta e tu devi cercare comunque di farmela fare. Ok, perfetto. Ok. Aspetta, mi è caduto il microfono. Non la voglio Dai. più provare sta tecnica che la voglio... Riproviamo. Oh, c'è un male cane. Ok, allora, stiamo lottando. Allora... Voglio C'è una piccola differenza tra quella che ti ho fatto vedere a questa che ho eseguito in questo momento. Ok, voglio trovare una scusa. La scusa è ieri a fare quel giochino di merda con Senpai Luigi che praticamente tirare. ti misura la presa, la forza comunque della presa. Ho tirato un po' troppo e ho inarcato il trapezio qua sopra e mi sono strappato il trapezio. Non so se è strappato o c'ho comunque... Quindi diciamo che ha dimezzato la tua Quindi potenza rumena. ha dimezzato la mia potenza. Sono rumeno un po' meno. Meno. Oggi sono rumeno meno. Allora, prima la tecnica era, diciamo, perfetta, quindi a livello tecnico prendi il bavero, ok? Inizia a creare tensione, poi passi in questa parte della mano e vai a chiudere. Ok. Siccome tu hai chiuso giustamente il mento per difendere, non posso entrare in questo modo perché Certo. faccio fatica. Allora cosa ho fatto? Sono entrato con le nocche, ok? Per creare spazio e poi infilare la mano. E si può fare quella cosa là? Cioè anche Certo, con, sì, anche sì, con sì. queste puoi fare una leva, Sì, ad sì, esempio, far sentire le nocche oppure le... Allora, leva, cioè cosa vuol dire leva? No, nel senso... Posso usare, sfruttare- utilizzare, certo, Io sì, posso realmente Sì, metterti infatti questa... dopo volevo farti vedere uno strangolamento fatto con le nocche. Porca miseria. È lo strangolamento che volevo farti vedere. Si fa dalla guardia chiusa, che è la posizione base del jiu-jitsu. Come ci mettiamo? Tipo quella per fare gli addominali? No, Quella... tu ti metti in ginocchio, Ok. praticamente stiamo lottando e io ti ho messo nella mia guardia. Ok. Se tu stai così mi dai altri vantaggi per fare altre tecniche. Stai calmo. Ho imparato l'altra volta, Vai però giù, devo sì. tenere le mani qua. Sì, vai giù col sedere, perfetto. Adesso stiamo semplicemente, diciamo, facendo una dimostrazione. Sì. Ok? Allora, cosa vado a fare? Da qua vado a immobilizzarti il braccio,
prendendo, ok, il bavero dall'altra parte. In questo modo tu d'istinto cosa vorresti fare? Tirare via questo braccio, ok? Sì. Quindi vuoi uscire. Io da bloccato. Esatto, devo bloccare. E poi cosa vado a fare con la mano che ho libera? Prendo il bavero, Sì. ok? E da qua inizio a entrare, però non so. Porca troia! Si vede che non sei abituato a essere strangolato. Ma perché tu sei abituato, scusami, a tenere ste nocche in bocca? Certo. Dopo mi fai provare a me. Va bene. Voglio vedere. Allora facciamo vedere un attimo a livello tecnico. Ok. Prendo. Qual è l'intenzione? Di prendere il bavero, ok? Con questo sto già tenendo, Ok. diciamo, molto teso. Entro con l'altra mano e porto le nocche, ok? Su questa parte qua, ok? Tiro e spingo, ok? Tiro e spingo. Se tu resisti molto, Ok. come è già successo in gara, qualcuno sviene. Veramente? Certo. Quindi posso svenire se prova piano piano. Ma sei sicuro? No, piano. No, non può. Come cazzo fai a resistere a sta tecnica, porca troia? Non puoi resistere, Claudio. Perché? Ma perché è un'operazione a letto un SIL questa. Cioè, non puoi. Ci va. Gratuita, allora. Sì, no, ci va come cazzo si chiama? L'anestesia ci va. Quindi da qua io ti prendo il braccio, mi metto qua, che non è immediata come cosa, un po' difficile. Prendi, Sì? ok, Quindi. con le nocche verso l'interno. Oh. Esatto, Ok, già da così. qua. Perfetto. Ok. Poi Da qua? prendi, io sto lottando. Ok, quindi fai un po' di forza te. In che senso devo reagire? Un pochettino, sai, giusto. Vai. Ok. Andiamo. Oh. Sei diventato più rosso te di me. Come cazzo è possibile sta cosa? Sto sbagliando qualcosa, vero? C'è le nocche non si. Troppa forza nei punti sbagliati. Ok, perché ero troppo rigido magari. Troppo rigido. Non andavo a tirare. Sai perché? Perché avevo paura di perdere il controllo qua. Se non mi concentro qua, Esatto. ho paura che. Che- Bravo! E dico, che cazzo? Ho perso tutto. Allora, bisogna. Questa cosa qua ce l'hanno tutte all'inizio di irrigidirsi. Sì. Ok? Come l'altra volta che ho provato a portarti a terra, eri troppo rigido, ok? Ok. Quindi il combattimento a me non andava di farlo con te, che sto cercando di portarti a terra con un takedown. Cioè, è inutile, spendo energie sì. io e non porto niente a casa. Chiaro. Quindi vado a lavorare di qualcos'altro. In questo caso tu cosa fai? Siccome vuoi bloccarmi, per te bloccarmi vuol dire mettere più forte Sì. possibile. Chiudermi a riccio. In realtà in questo caso dovresti prendere solo il bavero, tirare e col gomito chiudere. Quello è la cosa che dovresti fare, Ok. senza irrigidire l'avambraccio, il bicipite. Ecco, io ero tutto duro, per quello che a un certo punto che c'avevo spalla, collo, tutto. Esatto, sei un blocco di marmo, in poche parole, perché lì Grazie Claudio, questo è un bellissimo. Non era un complimento. Non era- Un blocco di marmo è un bellissimo complimento. ma in questo caso, in questo contesto, non ti serve a niente. Non devi averlo, ok. Questo è il classico strangolamento. Però domanda, per arrivare qua, cosa devo aver sbagliato nella mia vita per avermi preso la schiena così? Allora, se io arrivo, tieni conto che nel jiu-jitsu il prendere la schiena, che è una posizione molto ambita, cioè noi cerchiamo tanto durante lo sparring prendere la schiena. Il goal finale sarebbe Esatto. prendere Più la che schiena. finale è diciamo uno dei, oltre a finalizzare, quello di prendere la schiena, perché da qua per te è molto difficile lavorare. E come arrivo posso arrivare in tanti modi. Per esempio posso farti vedere un modo su come arrivare alla schiena. Allora partiamo molto semplicemente, ok? Partiamo da questa posizione, posso sedermi. Ok. Adesso se tu mi cadi così ovviamente io vado a fare tutt'altro, però supponiamo. Ecco, se tu mi cadi così vado a fare tutt'altro. Ah, ok. È difficile. Perché è situazionale la cosa. Esatto, Quindi in base a come cade l'altro devi variare. Il jiu-jitsu è un'azione e reazione. Se tu mi dai io faccio un'azione ma tu mi reagisci in un modo diverso da quello che mi aspetto, ovviamente mi adeguo. Se io provo a Non è che prenderti il collo adesso qua. cosa ti serve sta cosa? Che cazzo ne so? Va bene, ci Però sta. mi viene È una domanda, esatto. Sì, Tu mi mi verrebbe da fare perché nella mia testa se c'ho il collo. E da qua. Questa è una leva al braccio che volevo far vedere dopo. Ok, la vediamo dopo allora. Sì. Partiamo a livello tecnico, ok? Non situazione di sparring reale, perché da lì può variare. Stai calmo, giù le mani. Sei rilassato. Ho paura. Allora, da qua una situazione proprio
proprio semplice, la più base che c'è. Sto combattendo, mi abbasso e passo dietro. Cazzo, Ok. sì, bello. Proprio base, semplice, Da semplice. qua riesci a mettermi col culo per terra? Sì. Allora, entro. Ok. Quando sono arrivato qua, queste mani questa mano che stiamo bloccando, cerca di andare sopra. Ok. Quando sono arrivato in questa posizione, ti porto a terra. Ok. E da qua inizio. Ah, e qua siamo nella posizione di prima, giusto? Questa è la posizione di prima. Spettacolo. Se vuoi un modo più avanzato, te lo posso anche far vedere. Però vado a fare uno strangolamento di bavero, che è l'ultimo che volevo farti vedere, che è il mio preferito. Ok. Cosa vado a fare? Con la mano che è sopra la tua spalla, vado a prendere il più profondo possibile. Ok? Quando prendo, devo subito creare tensione. Okay? La prima presa durante uno strangolamento deve essere È giusto steso. che faccio questa cosa qua, no? Che mi porto. È istintivo il fatto di chiudere il mento, sei giustissimo. Prendo, stai tranquillo, tanto non ti... Ok, prendo e con l'altra mano cerco di afferrare l'altro bavero. Ok. Ok, e da qua cosa vado a fare? Inizio a fare lo strangolamento. Ok, questo dovresti sentirlo, Ok, giusto? sì. Però supponiamo che tu chiudi, magari con le mani vuoi levare via le mie mani, eccetera. Da qua cosa vado a fare? Mi metto laterale, ok? Passo la mia gamba sopra la tua spalla, chiudo e da qua inizio. Porca puttana. Minchia ragazzi, ma questo è devastante, Claudio. Perché Sì. c'è non solo la forza delle mani, ma pure la forza delle Cosa gambe. cambia? A livello tecnico, cosa cambia a livello di forza? Che da qua uso le braccia, ok? Ma io posso anche. Esatto, il mio bacino è appoggiato diciamo, è sotto la tua spalla, sotto le tue spalle, è a terra. Quando mi metto laterale, passo la mia gamba sopra la tua spalla, tutta la mia forza non arriva dal bacino, cioè dal mio sedere, ma arriva dalla mia gamba. Ok. Quindi si è spostata da giù a qua. E la mia corsa, guarda con le gambe dove arriva. Ok, da qua ho tutta questa corsa per strangolarti. Quindi quando ho preso, chiudo così non riesci più a uscirne. E da qua vado. Vado no? Questa è una delle mie preferite. Ok, Ti perfetto. metto i piedi qua così. Ok. Che controllo. Metti un braccio sotto la mia ascella Ok, qua. e l'altro sopra. Ok. Questa si chiama posizione seat belt, ok? Ok. Questa posizione si chiama seat belt, cintura di sicurezza. Tu immagini quando entri in macchina, cosa Sì. fai? Prendi la cintura e l'agganci. E metto la cintura. Quindi Ok. prendi e da qua mi blocchi. Ok, quindi mi prendo praticamente la Esatto. mano? Sì, di solito io tendo a fare il pugno e andare a prendere la mano. Ok. Esatto. Così. Perfetto. Adesso cosa andrai a fare? Con questa mano vai a prendere questo bavero. Esatto. Non sto qua a spiegarti Ok. perché non voglio entrare troppo nel tecnico. Ok. Con questa mano vai a prendere l'altro bavero. Ok. E adesso quello che dovresti fare è, essendo che le tue mani sono incrociate, ok? Sì. Dico sempre, immaginate che le mani sono inchiodate. Sì. L'unico movimento che si può fare è questo, ok? Quindi il tuo movimento è portare i mignoli verso i piedi, in questo modo. Vai, vai. Si sente? Sì. Spettacolo. Ok? Adesso per fare l'altra. Per fare l'altra io resisto, Sì. cerco di difendere. Cosa fai? Tu cadi verso il braccio che è sotto l'ascella, perfetto. Il piede, così fai fatica. Quindi cosa fai? Appoggi il piede sulla mia anca oppure a terra. Aspetta, fermo un attimo. Quindi appoggi qua, esci indietro col bacino. Prima esci col bacino. Esatto. Passi la gamba sopra la mia spalla. Ok, comprimi, chiudi qua le gambe. Chiudi in questo modo. Qua così. Esatto, e adesso spingi con le gambe e tira, vai. Così c'è molto C'è molto più stretto. Tu lo molto senti? più stretto ed è più immediato. La senti la forza più. Cioè. La tua forza rumena, sì, sì. lo sento. Forza, no, però nel senso la differenza tra Certo che si sente. solo braccia, che tiri solo i braccia e anche le gambe. Si sente tanto. E qua è difficile uscirne. Che cazzo fai? Io mi trovo in quella situazione là, cosa faccio? A parte battere, perché grazie al cazzo, mi dici battere, ma io voglio vincere, non posso perdere la gara per una stronzata Allora, una così. cosa che faccio di solito, vieni, Sì, per difendere questa tecnica, siccome tu da questa posizione cerchi di strangolarmi, quindi cosa fai? Cerchi di chiudere il più possibile qua. Quindi Sì. dovresti allungare le braccia e indietreggiare leggermente con la schiena. Esatto.
Io per difendere questa posizione, oltre a usare le mani, Sì. cerco di, diciamo, chiudere questo spazio, quindi ok, cerco di indietreggiare in questo modo e poi da qua inizio a lavorare. Però ecco, Quindi si può fare qualcosa. certo, sì, si può. In ogni tecnica c'è sempre una difesa. Ora ti faccio una domanda. Mettiamo il caso che succede qualcosa, cadi, che sei qua così. Ok, quindi dalla Mataleao. Qua, questa è la Mataleao. Qua, Ok. che cazzo fai? È come dicevo prima, se Non arrivi- devi trovarti là. non devi trovarti. Però, Però questa ci potrebbe essere anche... Si può dire che è sbagliata perché non c'ho, cioè le mie gambe sono per terra, non sono... Esatto, non hai, diciamo, non mi stai controllando il bacino, perché da qua Sì. quello che potrebbe succedere è che io nel difendere, Sì. ok, indietreggio, cerco lo spazio, Ok. cerco lo spazio Per uscire. è il mio questo, cerco lo spazio per tornare frontale a te. Ok. Quindi se tu non vai a controllare il bacino, vai ancora. È giusto chiudere così? Tanti chiudono così, O se no? si può anche facendo pressione con l'avambraccio sulla mia spalla, ok, e con questo tirare, non così, vabbè te lo faccio vedere dopo. Ok. Oppure, più semplice, 1, 2, passi la mano dietro. Ah, ok, In questo. questo modo, vedi che faccio fatica anche Sì. a liberarmi, così Ok. è molto più faticoso, è molto più faticoso. Abbiamo il pubblico qua. Esatto. Metti le gambe dentro per andare a bloccare il mio bacino, quindi tu ti siedi, passa la gamba qua, guarda. Ma non ce la faccio io. Sì che ce la fai, No, che non ce la... ti do una mano, 1, E 2, però cado. eccolo qua, È giusto così? così è perfetto. Ok, adesso inizia a strangolare, io devo difendere, ovviamente così è troppo chiuso, quindi farei molto più fatica, vai. Ok. Vai, tu chiudi. Come cazzo hai fatto? Sono riuscito a togliermi la presa, ma perché sono sudato. Ho capito quanto forte devo essere per tenere sta roba qua. Allora, è diverso. Oh cazzo. Ma che cazzo di domande faccio, ragazzi? È diverso che io faccio la Mataleao, adesso mi metto un attimo qua. Ok. Adesso faccio la Mataleao in questo modo, diverso se la faccio così. Ok. Ok. Senti la differenza tra questa e questa. Qua posso stringere però, prendi il mio braccio sinistro, ok? Questo? Sinistro, E questo? esatto. Adesso inizia a tirare, vedi che la mia mano scivola. Ok. Se invece entro dentro sotto, tu puoi prendere tutto quello che vuoi ma non esci. Quindi cambia l'incastro che c'è dietro. Se tu mi lasci un po' di spazio, Sì? uno lo percepisce. Riprova un attimo, voglio cercare solo di spingerti. Oh, mamma mia, no. Porco demonio. È una sensazione bruttissima, Claudio. Non voglio più fare Brazilian Jiu-Jitsu. Cioè, cosa che possiamo fare? Ce l'hai la PlayStation? Porto la paura. Mamma mia. Voglio vedere un'ultima volta adesso, Claudi, non l'ha presa quella morsa così, ma se ti prendo così, cosa faresti in quella situazione? Te la senti? Dalla seat belt? Sì, quella normale, quella che tipo ti prendo da dietro, così, arrivo così qua. Ok. Vai. Ti stringo. No. Tu riesci, eh? Sì, sto cercando, ragazzi. Che cazzo fai? Mi interesserebbe adesso vedere invece in piedi, cioè so che non vuoi parlare di difesa personale, però è una tecnica che interessa a me, sai che non so se ti è mai capitato con gli amici, sai che fai gli scherzetti a dietro, arrivi, che cazzo faccio in quella situazione? Voglio vedere cosa faresti tu in quella situazione. Quando ti prendono... Sì, sai, tipo da dietro per cazzeggiare, che ti prendo con la stessa presa, però da in piedi. Ok. Da in piedi che ragionamento ti fai? La classica cosa, tu sei qua, sai, no, gli scherzetti con gli amici che fai. Basta. Ah, ok, però vedi, tu parti già prevenuto ancora prima che ti faccio la presa. No, perché parto perché appena Ti viene naturale. Esatto, sì, appena sì. sento qualcosa mi viene subito da chiudermi, quindi proprio... Esatto. Viene una cosa... Situazione. Sei alto come un cazzo. Mi passo un po'. Ok, arrivo lì e ti prendo qua. Da qua, cosa fai? Iniziamo? Sì, vai. Ok. Iniziamo qua. Vai.
la faccio. Giuro che ce la faccio. Come faccio a battere? Claudi, Ovviamente abbiamo fatto... Hai vinto. Ma non ho vinto. E ovviamente ho cercato di starti addosso. Ok. Non è che volevo fare chissà Si sente però un po' la forza rumena, no? Quando... Quella lì era la tua forza rumena? Sì, nel senso... Era meno dell'altra volta. Ok, ma calcola che sono anche per metà. Di starti addosso ovviamente non volevo fare nient'altro, nel senso volevo solo starti addosso e vedere tu cosa volevi fare. Ok, l'unica cosa che mi è venuta in mente che avevo visto in un video, se uno ti sta strozzando, gli devi mettere la mano, ti puoi tirargli la gamba. Dovresti uscire laterale e prendere la gamba. Ok. Il problema è che funziona con gente che non ha poi competenze di continuare la tecnica. Esatto, infatti come... Per strada può funzionare, mettiamola così. Certo, sì, sono tecniche valide. Sì. Però se uno reagisce, hai visto che dopo ho cercato di starti addosso, sì, di appiccicarmi a te e lì diventa difficile. Cazzo. Diventa molto difficile. Quindi... Quanto mi dispiace non essere in forma con sto collo, perché sennò io sono sicuro che le cose, non dico sarebbero andate diverse, ma quantomeno avresti sudato, Claudio. Te l'assicuro. E direi che per questo video è tutto. Oggi sono stato strozzato, mi fa piacere. Abbiamo parlato più che strozzato, quindi mi fa piacere ancora di più. Perché, ok, le tecniche e tutto, mi piace farmi menare per la scienza, per provare le tecniche, però comunque, cavolo, sono veramente micidiali, devastanti. Sono abituato all'impatto dei pugni, a una persona che ti strozza il collo, che c'hai praticamente le tonsille che ti si avvicinano l'una con l'altra. È una sensazione totalmente diversa. Sì. Che tu comunque bene o male ti sei abituato un pochettino, quindi riesci... Proprio ieri sono svenuto, se vuoi proprio saperlo, mentre mi strangolavano, però era in quello stato dove ero svenuto ma ero cosciente, però non facevo niente. Che merda, oh, minchia, che brutto, cazzo. Cosa si prova a svenire? Allora, io Cioè sicuramente non te ne rendi conto, però quando ti risvegli... No, mi sono reso conto. Ah sì? Che... Cioè era quello stato dove, per chi ha già provato, era se svieni ma non riesci proprio a comandare il tuo corpo. Ok. Io sono svenuto 3 volte, proprio mi sono spento. La prima volta era a Berlino, scusami, a Monaco, okay, dove il mio avversario, cintura blu, mi ha strangolato. Io ho detto adesso esco, mi sono addormentato. Poi mi ha preso lo strangolamento, faccio adesso spingo e esco. Nel fare così mi sono addormentato e mi sono ritrovato nel sogno del giorno prima. E a un certo punto, cioè tu pensi nel tuo sogno, cioè nel sogno hai passato almeno un paio d'ore, ma in realtà erano 5 secondi. Mia, infatti mentre stavo rifacendo quel sogno ho detto ma aspetta un attimo, c'è qualcosa che non va, e mi sono svegliato. E l'arbitro continuava. Quando ti svegli qual è la sensazione? Allora quella volta lì non capisci niente. Infatti mi hanno chiesto che giorno è oggi, tipo è sabato, sì, ma che giorno è? Cioè mi hanno chiesto la data e ho detto tipo ho sparato una cosa a caso, cioè ci rimetti un attimo per riprenderti del tutto. La seconda volta mi è capitato in palestra con un ragazzo, mi ha strangolato, anche lì ho voluto tenere perché volevo fare il duro e lì sono svenuto, e è presente quando quelle persone che proprio hanno gli attacchi, gli attacchi epilettici. Esatto. Infatti ho avuto una cosa del genere e anche lì non ho capito bene, però dopo un po' mi sono ripreso. Cioè, è tipo un bug di sistema. Esatto. Però ti devo dire che quella volta lì, quando mi sono svegliato, mi sentivo non carico di più. Veramente? Sì, come se avessi dormito, mi fossi riposato te lo giuro. Che è un nuovo metodo per far addormentare le persone. Questa è stata la mia esperienza, non vorrei dire che abbia un valore scientifico. Altro che le pilloline giorno e notte, sai, quelle robe là. No. C'è qualche studio scientifico riguardo al quanto faccia male svenire, quindi interrompere questo flusso certo, sicuramente non è un bene. Non è un bene. Dico, perché ci sono stati fatti studi per dire per i colpi in testa, no? Con i guantoni, senza guantoni. Avevo sentito dei problemi che nascono se vieni strangolato per troppe volte. Però io mi chiedo anche, cioè gente che fa jiu-jitsu da una vita, non mi sembra che sono in giro che non sanno camminare. Sono in galera, infatti.
No, nel senso, comunque c'era veramente un articolo che riguardava questa cosa qua. Perché penso che, cazzo, noi non siamo fatti per essere un interruttore che no. spegne e lo accende No, quando vuoi. no. Ad un certo punto, a spegnerlo con la forza, penso che succeda qualcosina. Metti che non va più il sangue Sicuramente bene come dovrebbe. se sviene vuol dire che non è proprio il massimo. Porca troia. Però ecco, ti dico la mia esperienza, ovviamente io non sono uno scienziato che ha Certo. fatto un dottore che ha fatto ricerca in questa cosa. La mia esperienza è che quando sono svenuto la seconda volta mi sono risvegliato che sembrava una macchina, esatto, Pieno sembrava di vita. una macchina da guerra. Almeno io mi sentivo così, poi in realtà non so se fuori era veramente così. Se no? qualcuno ha mai provato a essere strangolato ed è svenuto, ragazzi, scrivetecelo sotto nei commenti. Voglio Esatto. capire se è una cosa che è capitata solo a Claudio o è una cosa analoga a tante altre persone. E l'ultima volta che sono svenuto me l'ha fatto il mio allievo e anche lì, cioè io ero convinto di uscire, ho detto lo tengo, che tanto... Adesso esco. E sono arrivato in quel punto dove ero cosciente ma tremavo. Cioè tu immagina, il ragazzo lì mi ha strangolato e io ero addosso a lui così, cioè sembrava un morto. Lui non si è accorto che io ero svenuto, continuava ancora perché io non l'ho battuto. Perché eri rigido. No, non ero rigido, ero molle, cioè ero proprio. E lui non si è accorto che io avevo. Porca miseria. Che ero svenuto e ho continuato a lottare di nuovo. E nell'andare avanti, finito il round, gli faccio: ma ti sei accorto che sono svenuto? Fa no. Mamma. Perché dopo un po' mi sono ripigliato, mi sono ripreso, poi ho preso un pantalone, ho cercato di tenerlo fermo. E diciamo, è così. Queste sono le mie esperienze. Morale della favola, ragazzi, non fatevi strozzare. O se vi è capitato, Ovvio. scrivete sotto nei commenti come è stata la vostra esperienza. Grazie Claudi anche per questo video. Io, grazie a voi, grazie a te. Ti voglio bene Claudi per avermi strozzato, ma non troppo anche oggi. E la prossima volta magari vedremo le verticolari. Chi lo La sa. prossima volta andiamo su quel che a me piace veramente. Esatto, le esatto. particolari. Mamma, vorrei non farlo, porca miseria, perché mi fa le cose che mi fa più male in assoluto, perché io ho la flessibilità veramente di un topo. I topi non sono flessibili, vero? Non lo so, Che non ho cazzo mai ne so? provato a strangolare Non so, mi è o venuto in a mente fare adesso qualche leva, qualche topo. C'ho la flessibilità di una sedia in legno, più o meno così. Quindi Proprio- vabbè, fatemi sapere sotto nei commenti se volete il continuo di questi video con Claudi. Ricordo, cintura nera, maestro di Brazilian Jiu-Jitsu, o come piace dirlo a me, lottatore. Esatto, così mi piace di più. Spago nero, secondo Dan. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ragazzi, grazie. Buon hajime si dice. Ah, Buon hajime. no ragazzi, non mi riduco a questo stato. Ossa! Claudi, però posso dirti che ho notato una cosa in questa palestrina tua bellissima che c'ha vista sulla strada, quindi le persone non lo capiranno. Ogni tanto ci giravamo perché c'erano le ragazze che ci salutavano, passavano le ragazze oppure i tuoi amici che ci salutavano dalla vetrata, perché proprio sotto i portici, ecco qua le persone che passano. Però ho notato una cosa, intanto è bellissima la palestrina qua Grazie. dove alleni te, giusto? Esatto, questa è una delle sedi, diciamo, dell'Iron Jiu-Jitsu. Questa qua è la seconda sede e poi c'è un'altra che si trova a 20 minuti da qua. Ok, la cosa particolare che ho notato spicca subito all'occhio perché tutta sta palestrina è tutta bianca, Claudi. È tutta bianca, ma c'è un piccolo particolare, se ci andiamo a camminare verso quella direzione. Ah, intendi questa? Oh mio Dio, questa sbarra bianca è stupenda. Ti piace? Il Cosa nostro amico qua. Cosa ci fai te con Rasta Power, Claudi? Con questo? Ti capita di utilizzarlo ogni Certo. tanto per le... Sì. Cioè tu lo utilizzi proprio per le tecniche propedeutiche del Brazilian Jiu-Jitsu o più per una cosa... Un po' per entrambe. Ok. Diciamo che essendo che è anche uno strumento nuovo per me, Sì. cerco di immaginare a cosa potrebbe servirmi durante lo sparring, quindi esercizi per andare, diciamo, a migliorare una tecnica o piuttosto Chiaro. che un'esecuzione di una tecnica. Chiaro, quindi però ad oggi ti è già capitato di utilizzarlo per qualche esercizio, per qualche roba? Sì. Quindi questo qua sì, è molto utile e che tra l'altro non lo uso solo per me, ma lo uso anche con i miei figli, che qua faccio lezioni con i bambini. Quindi li fai giocare ogni tanto. Quindi quando li vengono faccio qua. giocare, per dirti appendo il rasta con gli elastici da sopra, qui sopra appendo 2 elastici
incastro un rasta da una parte e uno dall'altra, i bambini cercano di saltare, quindi di andare più in alto che possono, così per aumentare il grip. Quindi è molto... Esatto, sì sì. E poi faccio anche altre cose, separo tutto il rasta, dico ai bambini di partire dal muro, prendere il rasta e lanciarlo più forte che possono dall'altra parte. Mamma mia, Claudio, Quindi si vede che sei un artista marziale, un vero artista marziale, a 360 gradi. ci provo. Rasta power, freedom of power. E poi qualche volta tiro qualche calcio, visto che sono anni che non tiro i calci. È vero, mi fai vedere come sono i calci nel Brazilian Jiu-Jitsu, come tirate i calci nel Brazilian Jiu-Jitsu? È così. E i pugni nel Brazilian Jiu-Jitsu, Claudio? I pugni? Sì, come sono? Quelli non ci sono, No, mi dispiace. ma come non ci sono? Ma se, se Potrebbe- ci fossero, come te li immagineresti? Potrebbe essere il fatto che nel venire a prenderti il bavero ti do un pugno, poi ti prendo il bavero. Potrebbe essere un modo, però non è più jiu-jitsu. Un pugno baveroso. Te l'ho detto che tu trovi l'ironia in tutti gli argomenti, quindi devo stare attento a quello che dico. E dopo questa... Os. Os. Os.